Ah, a proposito di complottisti, dimmi anche no, se non hai voglia. Come vedi la missione Artemis 2? Ma quella della Luna? Sì, tu sei una complottista, però. Sempre lì a dire ciciciccia e ciciciccia. Anche lo sbarco negli anni 60. Ma noi l'abbiamo detto più volte che cos'è la Luna. Cioè la Luna non è un pianeta, non è un satellite, la Luna è un laboratorio artificiale. All'interno di questo laboratorio vengono immagazzinati tutti i dati di tutto il mondo relativi alle singole persone e agli eventi. Quindi c'è una questione di input e di output. Quindi vengono immagazzinati i dati e ne vengono inviati altri per poter condizionare, diciamo, le nostre menti. Ehm, Questo è la Luna. Mm. E c'è proprio una situazione, diciamo così, di blue beam, di proiezione, per cui noi vediamo la Luna nelle sue fasi lunari, no? Però l'abbiamo detto diverse volte, la vera Luna sta al di fuori della cupola elettromagnetica ed è stata isolata alla nostra vista. Ed è vero che la Luna influenza i vari cicli femminili, i vari cicli della Terra, le maree, Maree. eccetera, sì, proprio perché ci sono questi input che provengono da questo laboratorio. A livello proprio geoingegneristico riescono anche a influenzare le maree, a livello fisico riescono proprio a influenzare gli ormoni. Mm, Come dicevamo, è tutta una questione di input e output. E lo sbarco sulla Luna ovviamente è quindi falso, quello del 69 Apollo 11. Clamorosamente sì. La questione di Kubrick è vera? Allora, a me risulta che lui sia stato fatto fuori per altri motivi, però, non per questo. Ok. E tornando ad Artemis e Apollo 11, quindi sta buffonata, allora, il razzo dove va? Mare. Mm. Mm, Non so perché, lo vedo come se fosse un razzo particolare per cui c'è una sorta di dissipazione poi, cioè come se non rimanesse materico. Gli astronauti dove sono? Fisicamente? In uno studio sulla terraferma? Allora, dunque, allora, mi fa vedere come se in prossimità della Luna, in cui ci sono anche degli umani, dentro la Luna, che Mhm. lavorano lì, e non solo umani, ma anche umani. Ed è come se vicino ci fosse una specie di altro laboratorio secondario. E quindi in questa spedizione lunare loro sono andati in questo laboratorio secondario, come in una sorta di sala d'attesa, diciamo. Dove non c'è la gravità? No, non mi risulta questa cosa. C'è la gravità. Quindi, sì, 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 c'è la gravità. Quelli lì sono tutti effetti scenici quando loro fanno vedere i capelli alzati, gli oggetti che rimangono sospesi. No, quelli sono dei trucchi, insomma, cinematografici. Ok. C'è molta gente che si sta accorgendo di questa cosa. Allora, arriviamo, Bianca, tranquilla. Nell'espedizione del 69, alla domanda perché non siamo più tornati, la risposta è perché sono stati persi i progetti. Quando un computer del 69 ha la metà del processore di un telefonino di oggi. A Temis 2 perché non ci sono video, ma solo foto in alta risoluzione, perché le GoPro, cioè le telecamere, a parte che così utilizzino le GoPro, vabbè, hanno avuto un problema tecnico. Perché queste scuse? Perché queste motivazioni che non stanno in piedi? Per vedere proprio se il popolo è bue, 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 bue? Poi c'è stato un periodo in cui
le sarte non erano riuscite a completare le tute degli Le astronauti. tute, sì, sì, ma ce n'erano un'infinità. Tute e trabiccoli che arrivavano sulla Luna che erano fatti col Domopac, si vedeva, insomma. Però no, c'è un zoccolo duro di persone nel mondo che dice no, questo è il sogno, non si tocca, lo dice la televisione. E altri che attaccano il cavetto del ragionamento, non della consapevolezza, non siamo nemmeno nella consapevolezza, della logica, del buon senso. L'abbiamo detto diverse volte, alcune persone sono qui in questo gioco a fare quel ruolo lì, delle persone dormienti a vita, mai si risveglieranno. E Comunicazione quindi radio in sono quelle tempo che... reale, negli anni, nel 69. Mm, Quello diceva copy in Florida e l'altro rispondeva. So, telefono coi fili, più credibile forse. Un lungo filo, e vediamo. Se tiri bene, forse anche io ti sento sulla Luna. Onde radio. Vabbè. Mettiamo un bel ad eternum veritas su Artemis 2, Apollo 11 e Eyes Wide Shut. Mm? assolutamente, certo.